beaucoup de silence et beaucoup de justesse. Era l'estate del 1982, io lavoravo allora come inviato speciale del Mattino a Napoli. Ogni anno a Giffoni si svolgeva quello che era un festival ai suoi difficili e ardimentosi esordi. Ogni anno il direttore di allora e attuale direttore, nonché fondatore, Claudio Gubitosi del festival, ogni anno mi invitava insistentemente al festival. Quell'anno in particolare colse il mio punto debole perché mi comunicò che sarebbe arrivato come ospite d'onore François Truffaut, ovvero il mito, il punto di riferimento di tutti i cinefili dell'epoca e credo e spero anche di oggi. Naturalmente io non credetti una parola a quello che mi diceva Claudio ed ero sicuro che fosse un suo abile trucchetto per attirarmi a Giffoni e farmi scrivere del festival. Come si faceva a non pensare a Truffaut? Nel momento in cui Giffoni è impostato dal suo primo giorno, nel 1971, quando nasce questa idea, all'uomo, all'autore, al regista, alla persona, al genio, che meglio di tutti rappresentava l'infanzia con la sua bellezza, con i suoi tormenti, quindi il numero uno, se possiamo dire, al mondo, quali però che tutti speravano di avere. Parliamo di un'epoca della Nouvelle Vague francese, di una politica anche dei film completamente diversa, dove il sociale era molto forte, basta leggere, vedere, ripercorrere un po' la storia cinematografica di Truffaut per rendersi conto di come Truffaut doveva essere l'uomo ideale, l'autore ideale, il regista ideale per Giffoni. Claudio tornò alla carica e disse no, devi venire, verrà Truffaut. Io dissi guarda, secondo me non verrà, però visto che insisti io vengo e vengo ad una sola condizione, che tu mi consenta di intervistare Truffaut in esclusiva, quindi superando, anticipando tutti gli altri
giornali, e lui mi assicurò che sarebbe sicuramente stata una cosa possibile. Alla fine succede questo, raccontando non tanto quello che avevamo fatto, perché non c'era quasi niente, ma quello che era il sogno e il desiderio di avere in Gifoni un luogo, un punto, anche piccolo, di un piccolo paese, di una periferia della Campania, dell'Italia, del mondo, e di averlo in mezzo ai ragazzi lo colpì moltissimo. Ecco, a riprova del fatto che il glamour non abitava nella sua testa, nel suo cuore. L'immagine del 1982 è un'immagine che feci fare ad un ragazzo del mio team che era bravo a disegnare, e lo prendemmo da una fotografia. Mi piaceva molto quest'idea che erano gli stessi ragazzi a innaffiare, a sostenere, a tenere in vita il proprio cinema. Lui venne, lo guardò, lo ammirò in silenzio. Poi dopo però, quando arrivò l'ora e il tempo di lasciare Gifoni, mi dice: dammi questo libro. Ecco, apro, e questa è la sua dichiarazione autografa, storica, originale, dove non mise una frase, ma mise una filosofia, mise i pilastri perché Gifoni potesse continuare ad andare avanti. Je garderai un souvenir ému du Festival de Gifoni 1982, de la chaleur du public, de la qualité des organisateurs et de tous les collaborateurs, de la grâce de l'affiche dessinée par un jeune garçon et de l'atmosphère sympathique et amicale de cette belle et unique manifestation. De tous les festivals de cinéma, celui de Gifoni est le plus nécessaire. Avec ma gratitude, tous mes vœux pour le futur, François Truffaut. Voi state nel mio studio, non ho mai e poi mai allontanato da me quella foto dove c'è lui e Fanny Ardant, all'epoca la sua compagna, che poi la accompagnò a Gifoni. Furono 3 giorni appunto memorabili, e il riconoscimento del premio, oltre a tanti incontri e via di seguito, lo facevo come sempre nella tradizione di Gifoni. Non era adatto un teatro fare questo, lo facevo in piazza, dove c'erano tutte sedie di legno e naturalmente all'epoca il paese con i suoi abiti, con i miei concittadini, ecco, la semplicità in assoluto. Arrivo sulla spianata, sulla grande spianata della piazza, oggi molto cambiata grazie a un festival che ha diffusamente trasformato in meglio tutta la cittadina, e vedo avanzare un signore piccolo, elegante, aveva una giacca, un abito di lino bianco, una camicia azzurra, una cravatta col fondo blu, sì, più o meno come quella che indossò all'inizio della verità, accompagnato da una splendida signora al suo fianco, un bellissimo completo, ricordo che era a quadretti, a quadri rossi. E quindi comincia la proiezione dedicata all'ospite d'onore. Il film era Gli anni in tasca, un film del 76, proprio incentrato sulla magia, sull'incanto dell'infanzia. La proiezione va avanti con grande diletto del pubblico e con grande angoscia mia, perché io volevo fare questa intervista a Truffaut, c'erano tanti altri giornalisti, tante altre testate
non solo locali, e il tempo passava e non sapevo come sarebbe andata a finire questa storia, come Gubitosi avrebbe mantenuto la sua promessa. Per cui presi una di quelle decisioni storiche, di quelle che ti cambiano la vita, almeno giornalisticamente, e mi presentai da Claudio nel corso della proiezione e disse: Claudio, dobbiamo risolvere questo problema. E lui disse: ma come facciamo? E allora ci prestavano le macchine, cioè i cittadini, tengo una Mercedes disponibile, tengo una macchina disponibile, e facevano anche da autista. Lampo di genio, l'unico della mia vita. Ma tu hai una macchina? Chiesi a Claudio. Sì, dammi le chiavi. Ma che devi fare così? Non ti preoccupare, ci penso io. Ricordo che quella sera Antonio mi chiese se poteva accompagnare Truffaut in questo luogo. Per cui sui titoli di coda mi avvicino alla prima fila, dove ovviamente era seduto Truffaut in compagnia di Fanny Ardant. Mi avvicino a lui e col mio francese maccheronico mi presento: je suis le chauffeur du festival, je vous amène au restaurant. Io sono l'autista del festival, vi accompagno al ristorante. E vidi Truffaut contentissimo, che comunque era appena arrivato da un viaggio faticoso, aveva bisogno di un momento di ristoro, quindi ci avviciniamo alla macchina, li lascio entrare, ovviamente seduti dietro, e intanto penso come rompere il ghiaccio. Intanto guidavo per le strade di Giffoni, che all'epoca erano molto meno illuminate rispetto alla Las Vegas che è diventata oggi. C'erano pochissimi posti, né sapevo dove portare a cena i miei passeggeri. Non sapevo dove andare e temevo a un certo punto di provocare un incidente terribile, causando la morte del mio mito preferito. Ricordavo la leggenda secondo cui James Dean era morto in un incidente provocato dalla sua Porsche 550, la Little Bastard, in un incidente in cui era coinvolto, dice la leggenda, uno spettatore che aveva appena visto il suo mito nel gigante. Continua l'angoscia. Io, per rompere il ghiaccio, per entrare comunque in contatto con i miei passeggeri, non solo da chauffeur, guardo nello specchietto retrovisore per rivolgermi a Truffaut e gli dico: Monsieur Truffaut, in questo momento io sto realizzando il sogno di ogni cinefilo, quello di fare da autista, da chauffeur, a proprio regista preferito. La battuta cadde nel gelo assoluto. A quel punto vidi Fanny stringersi un po' intimorita a François Truffaut, o forse era François Truffaut più piccolino, stringersi a Fanny, stupiti, sorpresi, preoccupati di essere finiti probabilmente nelle mani di un pazzo. Immaginatevi due stranieri in una cittadina sconosciuta del profondo sud. Non c'era a quell'epoca i cellulari, non c'era modo di chiedere aiuto, quindi non potevano fare altro che assecondare questo pazzo che chissà dove li avrebbe condotti. Io non sapevo dove li stavo conducendo perché non conoscevo nessun posto dove portarli
a cenare e per migliorare, ma in realtà peggiorare la situazione, mi rivolsi a Fanny, sempre attraverso lo specchietto, dicendole in maniera rassicurante: e lei signora, lei è per me la signora della portiera accanto, tentando un patetico gioco di parole col titolo italiano del film che da poco avevano diretto e interpretato Truffaut e Fanny Ardant, cioè La signora della porta accanto, che però in originale in francese era La femme d'à côté, quindi anche volendo Truffaut e l'Ardant non avrebbero mai potuto capire questo delizioso gioco di parole. Insomma, si trattava di un rapimento per loro in vera e propria regola. Nel frattempo, mentre Truffaut e Fanny Ardant erano, diciamo, miei prigionieri, non politici, a Giffoni si era scatenata l'angoscia tra gli altri giornalisti che cercavano Truffaut perché volevano anche loro parlargli, intervistarlo, e chiedevano a Gubitosi dove cavolo fosse finito. Claudio sportivamente mi reggeva il gioco, quindi non gli dette indicazioni precise, non disse loro che Truffaut era stato vittima di un sequestro di persona, e si sguinzagliarono in ogni direzione alla ricerca di Truffaut per sottrarlo alle grinfie del suo ipotetico sequestratore. Fortunatamente non ci riuscirono. Si sperava che l'incubo finisse presto, e finì anche per me, perché finalmente in cima ad una curva vidi delle lucette illuminate, qualcosa che era probabilmente una trattoria, un'osteria, un punto di ristoro, quindi con soddisfazione mia, ma soprattutto dei miei passeggeri, scendemmo. Si chiamava St. Catherine, nome molto esotico per queste zone, e quindi finalmente entrammo e ci accomodammo nel locale. Mademoiselle, je sais que je ne suis pas un inconnu pour vous. Pendant longtemps, je vous ai observé sans que vous vous en rendiez compte. Mais depuis quelques jours, je ne cherche même plus à me cacher. Et maintenant, je sais que le moment est venu. Voilà. Avant de vous rencontrer, je n'avais jamais aimé personne. Je hais le provisoire. Je connais bien la vie. Je sais que tout le monde trahit tout le monde. Dove io a quel punto tirai fuori il mio taccuino, anzi il mio quadernino, i quaderni di Topolino, dove tentai, devo dire in parte riuscii a intervistare Truffaut. Qui vedete gli appunti, le cancellature sono le cose, quando poi ho redatto l'articolo man mano le cose scritte le cancellavo per non ripetermi nell'articolo. La mia calligrafia è già per me quasi incomprensibile, quindi non saprei dirvi quello che scrissi, anche perché ero sotto la totale fascinazione di questa figura fondamentale per tutti noi che amiamo il vero cinema. A tutt'oggi non ricordo quello che scrissi, perché penso che l'emozione era tale per cui ritengo di aver scritto una delle peggiori interviste della mia carriera giornalistica. Ricordo che parlammo, ovviamente, Truffaut mi parlò di Renoir e di Hitchcock, per lui i due fari opposti ma convergenti dell'arte del cinema, cioè il massimo della naturalezza Renoir, il massimo dell'artificio Hitchcock, mescolati in un mix che talvolta Truffaut è riuscito a ottenere nei suoi più grandi film. L'intervista va avanti, come testimonia questo quaderno, e viene poi clamorosamente interrotta, come sempre avviene nelle grandi storie da film, da Ambra Orfei, una giovanissima Ambra Orfei, che era lì con il suo agente, il quale arriva al nostro tavolo e pretende e ottiene che Truffaut scatti una serie di fotografie con Ambra Orfei, che era allora in rampa di lancio, quindi ritenevano che fotografarla accanto a una grande firma del cinema mondiale avrebbe giovato in maniera straordinaria alla sua carriera circense e artistica. Così mi pare che non fu, però finì così questa per me clamorosa intervista, che rimane un grande ricordo che mi fa piacere condividere con un pubblico il più vasto possibile. Lo vidi proprio in estasi ad Antonio, perché quel gesto, che fu un gesto normale per me, per noi, perché fu un gesto anche di faccio l'autista, non ti preoccupare, fu l'occasione anche per guardare allo specchietto Truffaut, di scambiare qualche parola. Ecco, fu per lui un momento estremamente emozionante.
lo vidi dopo appunto in estasi, che era rapito dall'uomo, dalla persona, non poteva mai credere nella sua vita, poteva fare da autista, tra virgolette, da una parte, ma di poter anche parlare in privato con François Truffaut. Ecco, queste sono delle piccole pagine di storia che non racconteremo. Se arriva il momento, e come state facendo oggi, di recuperare questa storia anche personale di Antonio e di Truffaut a Gifoni, non posso che essere felice di ritrasmetterla, di lasciarla anche a futura, diciamo, memoria. Insomma, una volta sparita la paura di essere finiti in mano a un maniaco, un sequestratore, e avendo ormai capito che non sarebbe stato chiesto nessun riscatto, ma semplicemente un'intervista, Truffaut fu molto gentile, molto cordiale. Lui era a Gifoni quasi, anzi direi in vacanza, quindi era molto rilassato, sorridente, e soprattutto sorridente verso Fanny, oltre che verso il sottoscritto. E quindi riuscì a estorcergli le prime notizie sul successivo film che avrebbe girato, e che purtroppo sarebbe stato l'ultimo, Vivement Dimanche, uscito in Italia come Finalmente Domenica, un titolo una volta tanto rispettoso delle intenzioni, e che resta un film, oltre che un bellissimo film, uno straordinario omaggio di un regista alla sua interprete, che era anche la sua donna. Raramente grandi registi che avevano nel corso del film una relazione con la protagonista sono riusciti a rendere il volto di Fanny Ardant in quella maniera straordinariamente poetica, con quel bianco e nero che ne esalta qualsiasi dettaglio e la accompagna attraverso questa storia che è un noir, ma che è di una leggerezza straordinaria, la leggerezza come quella di Calvino, che speriamo ci possa accompagnare anche ora che Truffaut possiamo ammirarlo solo attraverso i suoi film, che restano e continuano a parlarci. Sono state solo 3 ore, ma sono le 3 ore indimenticabili della mia vita.